In questo video vi guido nella creazione di animazioni di alto livello su After Effects come queste qui che state vedendo, che vengono utilizzate da tutti i creator di tutto il mondo per mantenere l'attenzione nei loro video e applicate ai vostri video potrebbero aumentarne esponenzialmente le performance. Dopo averne realizzate decine per i miei contenuti voglio condividere con voi tutti i trucchi e i segreti che ho imparato. Oggi ve ne mostro 3 partendo dalla prima, che è questa qui. La parte interessante di questa è il processo di creazione che c'è dietro. Quello che volevo andare a mostrare in questo video era per l'appunto il grafico della ricerca del termine Notion su Google, ma in un modo un po' più interattivo, perché ho provato a mettere lo screenshot nel video e veniva fuori qualcosa di bruttissimo. Quindi la primissima cosa che ho fatto è, per lo scopo di questo video qua, mettere come sfondo un mio fotogramma per darmi, diciamo, la prospettiva e capire dove posizionare bene le cose. La seconda cosa invece che sono andato a fare è stata posizionare il grafico, quindi lo screenshot del grafico su After Effects, e con lo strumento penna andare a creare questa linea che va ad emulare l'andamento del grafico circa. Ovviamente non ho fatto perfettamente bene la linea perché sennò sarebbe venuta molto a zigzag come è nel grafico vero. E una cosa fondamentale che dovete fare quando andate a creare delle linee su After Effects è fare i bordi arrotondati. Si fa andando su contenuto, forma, traccia e su estremità linea selezionate arrotondate, in modo tale che i bordi per l'appunto diventino arrotondati e sono decisamente più belli da vedere. Successivamente ho disattivato ovviamente il layer dello screenshot e ho aggiunto questo layer di grigio. Ho provato prima diversi colori ma il grigio è quello che veniva meglio, e poi ho aggiunto un adjustment layer di sfocatura che servirà per l'appunto per creare questa sfocatura tra il grafico e il video dietro. Alla sfocatura gli ho impostato un valore di 15, mentre al grigio un'opacità del 35%. E adesso arriviamo alla parte interessante, ovvero quella dell'animazione vera e propria del grafico. Farla è veramente semplice, vi basterà aprire il livello forma, selezionare su aggiungi taglia tracciati e si creerà questo nuovo effetto chiamato taglia tracciati che potete modificare a livello di percentuale, quindi il 50% è metà linea e nel mio caso ho dovuto lasciare inizio su 0% e animare fine da 0 al 100%. Quello che ho fatto qua, che voi starete sicuramente vedendo in timelapse, è creare praticamente a seconda di dove era il grafico, quindi andavo a testare le varie percentuali dove finiva la linea, in modo tale che per esempio quando aveva un andamento costante andava a una certa velocità, mentre quando aveva i picchi andava più veloce. Poi in realtà questa cosa l'ho modificata un po', ho ridotto un po' la velocità di quando aveva i picchi perché sennò veniva troppo mosso e non mi piaceva il risultato. E questo qua è il risultato finale, che secondo me è molto molto bello, ma mancano veramente tante cose, per esempio le scritte, l'ombra, lo zoom. L'ombra è molto semplice, andate ad applicare l'effetto ombra esterna al grafico e si creerà per l'appunto l'ombra attorno al grafico. Prima di aggiungere gli effetti a livello di regolazione di zoom e del tracciamento, perché come avete visto segue l'andamento del grafico lo zoom, sono andato ad animare l'opacità del livello di sfocatura e del livello di grigio, in modo tale da non avere subito l'impatto di grigio e sfocatura appena una persona apriva il video, ma avere una cosa crescente. E fatto questo praticamente mancava solo lo zoom e il tracciamento del grafico che si muoveva. Per farlo ho creato un effetto chiamato trasformazione, non è che l'ho creato, esiste già ovviamente, e quello che fa è applicare il movimento e soprattutto lo zoom a tutti i layer sotto a cui viene applicato. Per esempio se viene applicato sopra il livello di regolazione, tutti i layer sotto verranno affetti da quell'effetto. E quello che qua sono andato a fare è vedere il punto centrale di questo livello di regolazione e muoverne la posizione per seguire l'andamento del grafico, in modo tale che fosse sempre perfettamente al centro. Come avrete notato, arrivato ai bordi però si vede il dietro, quindi il vuoto, che nel video poi si trasformerebbe in nero, che è bruttissimo da vedere, perché per l'appunto l'effetto va a spostare tutto e la composizione, essendo 1080x1920, una volta che viene spostata appare quello che c'è dietro, ovvero niente. Per risolvere questo problema c'è un effetto che è comodissimo, che si chiama CC Repeat Tile, e non so se c'è la traduzione in italiano, ma non credo. E quello che va a fare è copiare il frame, nel caso della mia foto, ma nel caso di un video va a copiare il video a destra, a sinistra, sopra e sotto, in modo tale che quando voi zoomate e spostate non si vede proprio il nero, ma si vede magari una duplicazione del muro. Nel mio caso per esempio del blu si vedeva più blu, e mi ha aiutato un sacco perché sennò probabilmente avrei dovuto zoomare molto molto di più per evitare che si vedesse il dietro. Qua sono andato a modificare la traccia del grafico, quindi la videocamera che segue il grafico, perché era troppo scattosa e non mi piaceva per niente. E per concludere sono andato a creare i testi. Per farlo è stato molto semplice in realtà, è bastato andare in fondo alla composizione dove avevo il grafico completo e lo zoom out, ho posizionato i testi dove volevo e poi li ho abbassati rispetto al livello di regolazione dello zoom. In questo modo i testi erano nella loro posizione in cui dovevano essere, ma poi si vedevano solo quando la videocamera dello zoom si andava a posizionare in quel punto lì. E questa è fatta, e direi che è la grafica più bella che io abbia mai fatto per un mio video, almeno quella su cui c'è stato probabilmente più lavoro. E al secondo posto ci va questa qui, che adesso vi faccio vedere come si crea. Partiamo dalla base, che è questo rettangolo grigio con gli angoli stondati. Se volete fare gli angoli stondati vi basta andare qua sotto su contenuto, su rettangolo, e su tracciato rettangolo aumentarne la rotondità. La seconda cosa che ho fatto è stata creare il liquido, che è semplicemente un rettangolo con un effetto applicato. Infatti se vedete è un rettangolo che è animato semplicemente di posizione che sale. A questo punto gli ho appiccicato l'effetto di alterazione onda con questi settings che sono qua di fianco a me. Non sto a leggerveli perché sarebbe inutile, guardate qua di fianco e ci
sono i settings, e quello che sono andato ad animare è l'altezza dell'onda, giusto per avere un'onda un po' più alta all'inizio che poi si va ad abbassare fino alla fine. A questo punto l'ho duplicato e ne ho modificato sia la fase che la direzione per creare la doppia onda, per dare tridimensionalità. E per concludere ho aggiunto l'emoji, che non è nient'altro che letteralmente un'animazione di un emoji che sale con la dissolvenza all'inizio e alla fine. Ma in realtà, se voi avete in questo momento provato a creare questa animazione, vi sarete resi conto che il vostro rettangolo non avrà i bordi stondati. E questa è stata probabilmente la cosa che mi ha richiesto più tempo da cercare su internet, da capire come si faceva, perché veramente non sapevo come ottenere sotto i bordi stondati e sopra l'onda. E per farlo ho scoperto che c'è un effetto che si chiama imposta mascherino, sul quale dovete mettere questi setting, e quello che dovete fare è duplicare il background e metterlo sopra, magari cambiatele anche il nome così lo riconoscete, e deve essere ovviamente la visibilità disattivata. Poi nell'opzione prendi mascherino da livello selezionate maschera per bordi, che è il nome che io ho assegnato a questo livello. Sul secondo mettete sorgente e su usa per mascherino selezionate canale alfa. A questo punto dovrebbe essere tutto a posto. Quello che andrà a fare è tagliare tutto quello che non c'è al di fuori di quel rettangolo lì, ovvero gli angoli che noi non vogliamo sotto. Il resto è molto straightforward, ovvero ho duplicato la stessa cosa con quello giallo che sta a rappresentare il cibo e i trasporti, e stessa cosa per le emoji in questo caso. L'ultimissima cosa che ho fatto è stato animare il numero sopra, che passa da 168 a 100 in diverse fasi, quindi non è una roba decrescente ma diciamo continua. In alcuni momenti sta fermo e in altri scende. Per farlo è semplicissimo, c'è un effetto che si applica al testo che si chiama controllo cursore, e quello che va a fare è scrivere nel campo di testo il valore che gli inserite all'interno dell'opzione cursore, e poi ovviamente lo potete animare con i keyframe come qualunque altra cosa su After Effects. E questo è quello che c'è dietro una grafica di questa tipologia. Passiamo alla terza grafica, che è questa qui che ho utilizzato nel mio ultimo video. La primissima cosa che sono andato a fare è stato duplicare il livello su cui volevo la grafica, in modo tale da averne due, così uno andava tagliato con il rotoscopio e uno faceva da background. E per l'appunto la prima cosa che ho fatto è stato scegliere il rotoscopio tra gli strumenti e andare a tagliare la mia figura rispetto al background. Per chi non sapesse cosa fa il rotoscopio, va a tagliare una determinata parte che noi selezioniamo e la anima, diciamo, come una maschera tracciata molto più accurata, anche se in punti dove ci sono per esempio i capelli dà molto fastidio e fa molti errori, ma comunque rimane uno strumento veramente potente. A questo punto che avete il vostro layer con rotoscopio potete anche disattivarlo, perché almeno non peserà sulla vostra RAM e sulla vostra scheda video, lo attiverete solo in fase di export. E quello che dovete fare è importare tutte le grafiche che volete fare apparire da dietro il soggetto. A questo punto posizionate tutte le grafiche con una scala adeguata dietro il soggetto, e per farle apparire da in mezzo verso fuori dovete animare il punto di ancoraggio e non la posizione, in modo tale che quando diminuirete la scala si diminuirà dietro il soggetto, perché l'effetto che volevo io non erano delle grafiche che da qua partissero verso fuori, ma proprio che da dietro in fondo, come se fossero in fondo, zoomassero verso fuori, diventassero sempre più grandi. E l'unico modo per ottenerlo è questo qui. E soprattutto alle grafiche che a livello visivo sono dietro la persona aggiungete giusto un poco di sfocatura per dare un po' di profondità. Abbiamo praticamente finito. Una volta che avete posizionato tutte le grafiche attorno al soggetto, regolate nella scala in modo tale che non siano proprio tutte uguali, la rotazione anche, e per concludere animate nella scala posizionando i keyframe di stacco e attacco, prima quelli di stacco e poi quelli di attacco, per avere una cosa graduale. E mi raccomando, prima dell'export riattivate il livello con il rotoscopio, perché sennò non si è servito a nulla quello che abbiamo fatto. Per rendere proprio questa grafica c'è una cosa che dovete fare assolutamente, ovvero aggiungere l'espressione di movimento. Sembra una cosa complicata, ma vi assicuro che è banale. Per farlo premete Alt tasto sinistro sul cronometro della posizione, ovvero lo stopwatch, quello per creare i keyframe. E a questo punto vi apparirà questa linea di codice. Vi basterà scrivere wiggle doppia parentesi, quindi aperta e chiusa, e poi punto e virgola, e all'interno mettere dei valori. Il primo valore che dovete inserire è la frequenza e il secondo l'ampiezza. Io adesso vi lascio qua di fianco io che imposto i valori, così potete farvi un'idea di che valori potete inserire nel vostro video. Anche io non sapevo cosa cambiasse cosa, ho fatto diverse prove nel mio video principale, ne ho fatte un sacco, poi in realtà qua sapevo già cosa mettere, quindi ho fatto abbastanza veloce. E questo piccolo movimento che dà alle grafiche secondo me è quello che rende la grafica realistica, perché se fosse semplicemente una grafica che appare lì non direbbe nulla, invece con quel movimento casuale cambia veramente tanto e rende la grafica molto più bella. E anche questo video si conclude qua. Io vi ringrazio di aver visto questo video fino alla fine. Se non l'avete ancora fatto, guardate questi due video, lasciate like ed iscrivetevi. Tra l'altro ho fatto un sondaggio, guardatelo sul canale, è veramente interessante, così so la vostra e so che cosa fare. E noi ci vediamo a un prossimo video.